E raga, come state? Non so se avete sentito in questi giorni la notizia che sta circolando circa questa grossissima, grassa ripetizione da parte di Seb Buin che ha proposto il secondo 9C al mondo in questa falesia ultra strapiomante nel Verdon. La via è stata liberata il 29 aprile e ha richiesto 250 tentativi circa, spalmati in 150 giorni. Ora, si tratterebbe del secondo 9C al mondo. Il primo lo conosciamo tutti, è Silence, liberato da Ondra nel 2017. C'è stato un altro tentativo di proporre un grado simile quest'estate da parte di Megos, che aveva proposto il 9C su Bibliography, ma poi era stato appunto riassestato da Ghisolfi perché aveva trovato delle sequenze leggermente differenti, pochino più facile detta sua, poi voglio vedere il facile sul 9B più e 9C, vabbè comunque lasciamo perdere. E quindi è stato riassestato, il grado non è stato confermato ed è rimasto sempre Silence. Ora, Seb Buin, che è un fortissimo scalatore, vi lascio magari qualche info in descrizione per rendervi conto di che cosa ha fatto e cosa non ha fatto, perché è uno scalatore che ovunque va trita gradi difficili come fossero noccioline, ve lo assicuro. Quindi è comunque un'opinione importante la sua, è sicuramente una realizzazione di rilievo a cui tutti adesso stanno mirando e che quindi ci fa chiedere, è nato davvero il secondo 9C? Possiamo dire che finalmente abbiamo un'altra super via nel nostro pianeta? Vediamolo insieme. Piccola premessa, con proviamo a capirlo insieme, non voglio avere la velleità di capire che cosa si prova a salire una via di questo grado e che cosa significa salire una via di questo grado. Io non lo farò mai, cioè non avrò mai comunque sicuramente la possibilità di arrivare a un livello simile e quindi non voglio neanche avere la presunzione di capire, okay, nei termini più intimi e specifici che cosa significhi avere un certo tipo di livello di sensibilità, di percezione su certi tipi di appigli, certi tipi di movimento. Lungi da me, quindi. Quello che si fa qua è chiacchierare di ciò che succede nel mondo dell'arrampicata, anche perché voglio dire, le vie dure iniziano a essere talmente tante e gli scalatori in grado di ripetere queste vie sono talmente pochi, tra virgolette, passatemi il termine, che allora nessuno potrebbe più dire niente e parlare di niente. No? Invece siamo qua apposta perché chi più chi meno può avere quell'esperienza tale per cui il giudizio, l'opinione, la visione anche soltanto estetica rimane comunque un argomento interessante di cui discutere. E poi alla fine siamo qua per parlare di arrampicata, quindi parliamo di arrampicata. Allora, che cosa può succedere? Che cosa può rendere questa via effettivamente 9C? Oppure essere ridimensionata a un più facile 9B+. Beh, sicuramente senz'altro le ripetizioni. Non ci sono alternative se non quelle che altri scalatori di grosso calibro vadano a ripetere questa via e che confermino oppure no la gradazione, la proposta data da Seb. Ora, io quello però di cui vorrei parlare è proprio questo suo gesto, il coraggio, se vogliamo così chiamarlo, e l'onestà nel proporre qualcosa di così estremo. Parlo di onestà, anche se alcuni di voi potrebbero dire, lo so, però magari, come dire, la ricerca a tutti i costi del grado più alto potrebbe essere indice alla fine di presunzione, se vogliamo proprio andare a vedere. Sì, ma anche no, nel senso che io vi rigiro il discorso in questo modo. Immaginatevi cosa significa. Ridimensioniamo il tutto al 7A. Faccio 7A e ne macino tantissimo. Arriva un giorno che libero una via che secondo me è più dura degli altri 7A che ho fatto. Però so bene che nella mia piccola comunità di scalatori, se proponessi 7B verrei comunque criticato o comunque rischierei di essere criticato tantissimo. Perché? Perché tra quelli che mi credono
che io posso aver sentito effettivamente più difficile quella via, ce ne sono tanti altri che pensano che io sia un po' sbruffone, o comunque che pensano che, beh, però magari l'ha liberata, l'ha sentita più difficile, ma magari non gli è congeniale, ma magari i movimenti, appunto, poi ci vado io e la faccio più facile, però lì proporre un 7B, eccetera, eccetera, eccetera. Mille critiche. Allora, per evitare di essere soggetto a discussioni, sia positive che negative, la do 7A. Mi tolgo da tutto e nel contempo, nel darla 7A sempre, faccio anche vedere quanto magari ce l'ho grosso, perché nonostante quella via sia effettivamente più difficile, io la sento sempre 7A. C'è l'altro lato della medaglia in tutti gli aspetti, in tutti gli ambiti dell'arrampicata, se ci pensate bene. Io potrei risultare più presuntuoso continuando a gradare o a sottogradare delle vie che magari effettivamente sono un pochino più difficili. Quindi il gesto di Seb io l'ho visto come veramente un gesto altruista, perché raga, stiamo vivendo un'epoca in cui l'alta difficoltà continua a picchiettare verso l'alto, picchiettare a piccoli colpi su piccole perle e comunque prima o poi deve succedere, cioè stiamo troppo picchiando verso l'alto e ci sono troppi scalatori forti, fortissimi, che iniziano davvero a fare cose che sono sempre state impensabili. Quindi prima o poi arriva, è quello che voglio dire, aspettiamocelo, e va bene le critiche e va bene tutto, ma prima o poi arriva il 9C. Un altro, e ne arriveranno altri, abituiamoci. E vi dirò di più, arriverà il 9C+. E vi dirò di più, arriverà il 10A, ne sono certo. Quindi grande Seb perché è così che si fa. È stato disposto a proporre un grado che potrebbe non essere così. Perché potrebbe non essere così? Allora mettiamo intanto sul piatto della bilancia il fatto che uno scalatore per liberare una via comunque deve provare una linea che non è mai stata salita da nessuno. Di conseguenza deve trovare tutti i metodi. Trovare i metodi di una via così estrema, ma di tutte le vie in generale, anche del famoso 7B di cui vi parlavo prima. Se provate un 7B in placca, dove le prese sono minimali e non c'è mai passato nessuno, non è che magari sia così scontato passare a vista, anche se siete fortissimi, anche se avete fatto degli 8B, degli 8C, non è così scontato. Magari potreste caderci perché sbagliate le sequenze. Quindi il trovare la sequenza su un pezzo di roccia totalmente pulito, totalmente intonso, vergine, richiede giri, richiede tentativi. Quindi i tentativi di uno che libera, è vero che in questo caso sono circa 250, ma tanti sicuramente sono stati dedicati alla scoperta, no, dei singoli passaggi, alla scoperta delle sensazioni, alla scoperta degli equilibri, di tutto quello che concerne salire una via così. Ok, quindi già c'è questo aspetto che gli altri scalatori lo sanno, è per questo che magari tengono in considerazione il fatto che potrebbe non essere 9C effettivamente. Però poi dall'altro lato c'è il fatto che lo propone uno scalatore che sì, ha la possibilità effettivamente di fare un 9C. Lo scalatore che andrà a provarla avrà comunque, se va bene, i suggerimenti dell'apritore, perché l'apritore stesso vorrà la conferma oppure no del suo grado, vorrà che qualcuno gli dica sì, effettivamente è quello che è, no, guarda, ti sei sbagliato. Quindi sicuramente aiuterà il ripetitore a cercare di venire a capo dei movimenti, quindi sarà comunque avvantaggiato chi ripeterà la via. Beh, ci sono questi fattori che fanno sì che Seb effettivamente si possa essere sbagliato, ma questo grande coraggio da parte sua nel dire raga, però io ve la butto lì, preferisco rischiare, lo dice lui nel suo post di Instagram, preferisco rischiare che questa via sia sgradata successivamente piuttosto che evitare di espormi per non portare appunto al mondo una novità di questo tipo. Poi paragonandola con tutte le altre sue salite, lui ha detto che effettivamente gli ha richiesto molte più energie, quindi chissà. Io comunque a sensazione, vi dico la mia, secondo me lo è, ed è grazie a persone così che il nostro sport sta crescendo, pensateci, quindi non abbiate paura e non sgradate per forza, cioè se liberate qualcosa datecelo in pasto, che così siamo contenti. Grande Seb, non vediamo l'ora
che qualcuno vada a ripetere questa via. Quindi Stefano, Alex, Adam, dai, fate il vostro lavoro che siamo tutti con voi. Ciao raga, alla prossima!